So in the last couple of nights, we've talked about metta bhavana and the quality of heart that is metta. Nelle ultime 2 sere abbiamo parlato di metta bhavana e della qualità del cuore che è metta. About the process of purification that this practice entails. Abbiamo parlato anche del processo di purificazione che è coinvolto in questa pratica. And also about the hindrances. Abbiamo anche parlato degli impedimenti od ostacoli. These obstructions to concentration. Questi impedimenti, questi ostacoli appunto che impediscono la concentrazione. And along the way I've referred at times to metta bhavana as a doorway into Dhamma that is that enters the Dhamma through our conventional lives. E durante questi discorsi ho anche parlato, accennato ogni tanto al fatto che metta bhavana è anche un accesso attraverso la nostra vita quotidiana, un accesso al Dhamma attraverso la nostra vita quotidiana. The Buddha talked about how we attain nibbana, enlightenment, through these fathom-long bodies. Fathom long? Fathom, like it's a unit of measurement. I don't know how big. Ok. Il Buddha ha parlato di come possiamo arrivare al nibbana, cioè all'illuminazione attraverso la misura di la nostra misura corporea. And this touches upon that paradox that we understand absolute reality through our experience of conventional reality. E questo tocca proprio questo paradosso per cui tocchiamo la realtà assoluta attraverso la nostra esperienza convenzionale. So Vipassana enters the doorway of the Dhamma through absolute reality and the understanding of that. Quindi la Vipassana entra nel Dhamma attraverso la comprensione profonda, la conoscenza della realtà. And metta enters the doorway of the Dhamma through the doorway of conventional reality and the understanding of that. E anche la metta entra nel Dhamma attraverso la comprensione della realtà convenzionale. And another way of looking at this is wisdom and compassion. Un altro modo per considerare questi aspetti è da un lato la saggezza e al tempo stesso la compassione. In this metta bhavana, we develop this compassion door as opposed to the wisdom door. Nel metta bhavana noi sviluppiamo la compassione rispetto al fatto invece di sviluppare prevalentemente la saggezza. And so tonight I want to talk a little bit about this in more detail. Questa sera vorrei approfondire questo aspetto. Because today, as I was reflecting after the interviews, well, what to talk about tonight? The felt sense after hearing everybody's report was how challenging this practice can be. Dopo i colloqui che abbiamo avuto oggi pomeriggio, mi stavo proprio interrogando su che cosa parlare questa sera nel discorso e avendo ascoltato ciò che voi mi avete detto, mi sono trovata a riflettere sul fatto che questa pratica costituisce davvero una sfida. Because a number of people said directly how deeply they are confronted with this practice by difficulty. Perché molte persone mi hanno riferito molto nettamente come durante questa pratica si devono confrontare con le loro difficoltà. And a couple of people expressed surprise at both the difficulty and the depth of this practice. Un paio di persone inoltre hanno espresso da un lato la difficoltà, la sorpresa nell'aver incontrato tante difficoltà, ma anche la profondità di questa pratica.
about how our deepest issues come up to be dealt with, even when we think we've already dealt with them. E come emergano alcune delle nostre difficoltà più radicate anche quando pensavamo che fossero già state risolte. And this metta bhavana practice, as one person expressed today, encompasses all of the first three noble truths. E come ha detto una persona oggi, questa metta bhavana comprende in sé tutte e tre le nobili verità. There's the suffering, the end of suffering, and the way leading to that. C'è la sofferenza, la fine della sofferenza e la via che porta alla fine della sofferenza. And there's a range of response to this challenge, this confrontation with suffering. E c'è un'ampia gamma di risposte quando si trova a confrontarsi con queste difficoltà. Some people have reported that even though it's really intense, the softness of this metta bhavana allows these things to be more easily held than with the vipassana practice. Alcune persone hanno riferito che, malgrado si trovassero a confrontarsi con delle difficoltà, la morbidezza, la delicatezza di questa pratica ha permesso loro di poterle abbracciare queste difficoltà meglio rispetto a quando praticano la vipassana. On the other hand, it's also very common that people have reported, well, it brings up doubt. It's like, well, now what? Or why this? Not again. I shouldn't do this practice. It's not good for me. Altre persone invece hanno riportato l'emergere del dubbio. No, ancora devo fare questo, ma forse questa pratica veramente in fondo non fa per me. I understand that last comment because it's so challenging when we're faced with our deepest issues. E posso capire molto bene quest'ultima affermazione perché è davvero una grande sfida trovarsi di fronte alle nostre problematiche più profonde. And the Buddha said very clearly in the Dhammapada, I teach one thing and one thing only. This is suffering and the end of suffering. E il Buddha ha detto molto chiaramente nel Dhammapada, io insegno soltanto una cosa, una e una sola, la sofferenza e la fine della sofferenza. And this word I use in English, suffering, is one translation of the Pali word dukkha. E la parola che io utilizzo in inglese, corrisponde anche all'italiano, sofferenza, è uno dei modi di poter tradurre la parola Pali, dukkha. And the Pali is actually much better. In realtà il Pali è molto meglio. Because every language has its strengths. And one of the strengths of the Pali language is that it has many, many, many layers of meaning about the mind and the heart. Ogni lingua ha i suoi punti di forza e il punto di forza veramente della lingua Pali è che in ogni parola si possono ritrovare moltissimi livelli sempre più profondi rispetto alla mente, al funzionamento della mente stessa. So this single word dukkha has so many layers of meaning. Quindi questa semplice parola dukkha in realtà contiene in sé moltissime accezioni, una gamma enorme di significati. Everything ranging from just a little dissatisfaction to the worst, most horrible suffering you can imagine, and everything in between. E questa gamma che può andare dalla più piccola irritazione fino alla sofferenza così atroce da non poterla nemmeno immaginare, e da questa a quella tutto è compreso nel termine dukkha. And not only did the Buddha say he taught one thing and one thing only, it's also
the first thing. Unfortunately, it's the first thing. This is the first noble truth. E non solo il Buddha ha detto io insegno una e una sola cosa, ma è anche è la prima nobile verità. And in this sentient existence, it is inescapable. E in questa nostra esistenza di esseri senzienti è assolutamente inevitabile, non le si può sfuggire in alcun modo. And we can understand this simple statement in our heads, but not quite get it here. Ma anche se noi possiamo capire a livello mentale questa affermazione, però in realtà è difficile poterla veramente comprendere a livello del cuore. So we can be going along in the practice and some difficult mind or heart state arises and we think, oh, I've done it wrong, or this practice is bad for me. E quindi se durante la pratica emerge uno stato mentale, uno stato interiore difficile, automaticamente pensiamo ho fatto qualcosa di sbagliato, questa pratica non è adatta a me. And this can be a source of that doubt. E questo può essere il motivo di quel dubbio. Because if we regard dukkha as a problem or a calamity or something we have to, avoid, Perché se noi consideriamo dukkha come un problema, come una calamità o come qualcosa che noi si debba evitare, there is not going to be any space in the heart for trust. a quel punto non ci sarà possibilità di uno spazio all'interno del nostro cuore, uno spazio per la fiducia. And doubt will arise. E a quel punto emergerà il dubbio. So attitude towards what is arising and trust are deeply, deeply linked. Quindi c'è necessità di questo atteggiamento, c'è questo atteggiamento nei confronti del dubbio e questa relazione con una fiducia più profonda. So if this happens, it really saps our energy, this resistance to experience, and it can be quite subtle. E se c'è questa resistenza nei confronti delle esperienze, in un certo senso va a succhiare, a ridurre la nostra forza, la nostra energia. E può essere qualcosa di molto sottile. It saps our energy for the practice and the heart can't open. E in questo modo risucchia, consuma quella che è l'energia necessaria per la pratica e a quel punto il cuore non riesce ad aprirsi. So it helps to reflect about dukkha as the first noble truth. E quindi è utile riflettere su dukkha in quanto prima nobile verità. Noble truth. Nobile verità. That's a little hard to let in, isn't it? È un po' difficile da far entrare. But dukkha comes with this hidden nobility that is the seed of freedom. Ma dukkha arriva con questa nobiltà che è in realtà il seme per la libertà. This is what gives it meaning. Ed è questo che dà a dukkha un senso. Viktor Frankl, who was a psychologist, an Austrian psychologist, who wrote one of the most beautiful and luminous books about suffering, says... Just a second. Viktor Frankl, che era uno psicologo austriaco e che ha scritto uno dei libri più luminosi a proposito della sofferenza, ha scritto quanto segue. He says, one can shoulder any kind of suffering so long as one can find meaning in it.
Ha detto si può sopportare qualsiasi tipo di sofferenza purché vi si trovi un senso, un significato. What is to give light must endure burning. Ciò che deve emanare luce deve essere in grado di sopportare il bruciore. And this is a man who lived through the Holocaust Yeah. and lost his family. So he knew suffering. E quest'uomo aveva vissuto attraverso l'Olocausto e aveva perso tutta la sua famiglia e quindi sapeva cosa voleva dire la sofferenza. But I want to take a slightly different tack on the value of suffering tonight, though, than simply as a doorway into freedom. E vorrei però parlare anche di altro, prendere anche un altro aspetto della sofferenza, non soltanto come un accesso, un portale per la libertà. Because, of course, we often in Buddhism talk about suffering in this light and how it is the doorway to liberation. Perché nel buddismo parliamo spesso della sofferenza vedendolo da questo aspetto, sotto questa luce, appunto come una porta d'accesso alla liberazione. This is the wisdom aspect of that first noble truth. E questo è l'aspetto della saggezza relativa alla prima nobile verità. But the thing we don't often reflect about is how this kind of suffering can open us up to compassion and to each other. Ma ciò a cui non riflettiamo abbastanza a volte è il fatto che questa è un'apertura anche verso la compassione e verso la compassione l'uno nei confronti dell'altro, un'apertura l'uno nei confronti dell'altro. And to our own capacity for care and kindness in the face of pain. E anche una possibilità di apertura alla nostra capacità di provare empatia nei confronti della sofferenza e della pena. So I want to speak a bit more about this tonight. Quindi vorrei parlare un po' di più di questo questa sera. Because whatever kind of meaning, however we define that we find in this suffering. Perché in qualunque modo noi lo vogliamo definire, troviamo qui questo aspetto della sofferenza. Is often somehow about how we grow through it. Spesso si tratta come possiamo attraversare, come possiamo crescere attraverso la sofferenza. And how from that growth we serve each other and make the world a better place. E come attraverso la nostra crescita possiamo rendere migliori noi stessi e al tempo stesso migliorare anche il mondo esterno. This is the gift of compassion. E questo è il dono della compassione. And compassion is the gift of pain. E la compassione è il dono della sofferenza, del dolore. Because if we don't understand pain, if we don't understand dukkha, we don't feel compassion. Perché se noi non siamo in grado di comprendere il dolore, se non siamo in grado di comprendere dukkha, non siamo nemmeno in grado di avvertire compassione, di provare compassione. And so here we have the perfect environment to cultivate our ability to access that. Qui abbiamo veramente l'ambiente, il contesto perfetto perché noi si possa avere accesso a tutto questo. So with the development of metta, we begin to see ourselves completely. E
Con lo sviluppo della metta noi cominciamo a vedere noi stessi completamente and we see others completely. e vediamo anche gli altri completamente. And in both cases we see ourselves and others as whole, not flawed. E al tempo stesso vediamo noi stessi e gli altri come completi, non come manchevoli di qualcosa. We see the good aspects, the bad aspects, and there's no part left out. Ne vediamo gli aspetti buoni e gli aspetti cattivi e nulla viene lasciato da parte. Because the metta gives us this non-resistance. Perché è la metta che ci consente di non avere questa resistenza. As the heart opens, as we go through these categories, we find that attitude first for ourselves, even just a little bit, and then begin to extend it to others. E man mano che attraversiamo tutte le categorie cominciamo ad avere accesso a questo atteggiamento, prima magari anche solo un pochino nei confronti di noi stessi e poi man mano nei confronti delle altre categorie. And so by definition, doing this metta practice, we gain the ability and the habit of inclining to skillful ways of dealing with our places of pain and our places of reactivity. E per definizione, attraverso questa pratica, noi troviamo il modo di accedere a delle capacità di affrontare in modo abile quelle che sono le nostre difficoltà anche dolorose. This is compassion. Metta, which inclines to suffering. E questa è la compassione, cioè la metta che si dirige nei confronti della sofferenza. This is that very same quality of heart, but instead of just a free-flowing "may you be happy," it specifically inclines to the suffering of ourselves or the suffering of another. È la stessa qualità del cuore che però ha un'inclinazione specifica nei confronti della sofferenza, sia nostra che degli altri. So in the phrases, this is reflected in the phrases for each. When we specifically cultivate metta, we say, "May you be happy." Questo si riflette nelle frasi che vengono utilizzate. Per la metta si utilizza la frase che tu possa essere felice. When we're cultivating compassion, we emphasize the aspect of happiness, which is freedom from suffering. So we say, "May you be free from suffering." E invece nella compassione quello che viene sottolineato è l'aspetto della felicità in quanto libero dalla sofferenza e quindi che tu possa essere libero dalla sofferenza. As a specific cultivation, as a specific meditation practice, compassion is generally done after we've gone through the sequence of metta categories. E tradizionalmente la pratica della compassione viene fatta dopo che sono percorse tutte le categorie della metta. This is because it's actually a bit harder to access. It's a little harder to open to compassion than to simple well-wishing. Questo perché è un po' più difficile aprirsi alla compassione piuttosto che a una semplice benevolenza. Or a lot harder, actually, for depending. Oppure può essere anche molto più difficile. But I want to talk about it now because it's actually a way in to the metta itself. In a general way. Ma ne voglio parlare adesso perché in realtà è una via di accesso alla metta in senso più generale. Metta as a mind state, as a heart state, opposes and is the antidote to ill will. La metta come stato mentale, come stato del cuore, è l'opposto, è l'antidoto alla malevolenza.
Compassion, on the other hand, is the antidote to what is usually translated as cruelty. Mentre la compassione è l'opposto e l'antidoto a ciò che viene normalmente definito con crueltà. And none of us are cruel people, or we wouldn't be here. Nessuno di noi qui è una persona crudele, altrimenti non saremmo qui. So it can be a little hard to kind of relate to this. E quindi può risultarci un po' difficile entrare in relazione con questo. But there are a lot of related states to cruelty that all of us experience. Ma ci sono molti stati collegati in relazione con la crudeltà a cui invece noi possiamo essere anche abituati, che noi conosciamo. Like impatience, come l'impazienza, envy, l'invidia, jealousy, la gelosia, vindictiveness, la vendicatività. And then this wonderful German word, Schadenfreude, which is enjoying the pain and misfortune of another. E c'è quest'altra espressione in tedesco che si traduce con il godere della sofferenza degli altri. And that's usually enjoying the misfortune of somebody who is an enemy. Quindi godere della cattiva sorte, diciamo, degli altri, e in questo caso possiamo riferirci a quella categoria del nemico. And let's face it, sometimes we feel this. E dobbiamo prenderne atto, purtroppo è una cosa che può capitarci. So somebody we don't like or somebody that harmed us has some misfortune happening and we go, serves them right. Quindi qualcuno che ci ha fatto un torto, qualcuno che ci ha fatto un torto incontra una mala sorte, dentro di noi in fondo ce ne rallegriamo dicendo se l'è un po' meritato. And even if we don't have this in our kind of personal life, it's very easy to access it these days by reading the news. E anche se questo potrebbe non capitarci, non essere il caso nella nostra vita personale, è molto facile però che possa accadere ai giorni nostri leggendo le notizie. So if there's a public figure whom we think is generally bad and something happens to them that we think they deserve, that's really challenging, we think, oh, great. Quindi se c'è una persona pubblica che noi riteniamo essere veramente cattiva e gli succede qualcosa di male, dentro di noi pensiamo, ottimo, fantastico. And it has this element of e c'è questo aspetto del Donatella does it too. I know it. I think we're all laughing because we recognize. Credo che ridiamo tutti perché ci riconosciamo in questo. This is cruelty. E questa è crueltà. So, hello everybody, we all do it. Quindi salve tutti quanti, eccoci qui, lo facciamo tutti. So, compassion is something that is the antidote to that. Quindi la compassione è l'antidoto a questo. It sees suffering in ourselves. Riconosce la sofferenza in noi stessi. Or in somebody else and seeks to alleviate that. O vede la sofferenza in qualcun altro e cerca di alleviarla. The Visuddhimagga gives a metaphor for this, an analogy for this. Nel Visuddhimagga c'è una metafora, un'analogia per questo. For metta, it describes the love of a mother for a helpless newborn infant and how she wants just all good things for this beautiful new child. E per la metta, la metafora è quella di una madre che tiene fra le braccia il suo bebè appena nato, questa creatura meravigliosa alla quale augura ogni bene, ogni felicità possibile. And compassion is the same mother's attitude for
say, an older child who might be injured or ill, and how she wants this child to be cured and healed. E per la compassione la metafora è quella sempre di una madre che rispetto al proprio figlio un pochino più cresciuto e sofferente gli augura che possa guarire e stare bene. And we need to be careful with the compassion practice, because the near and far enemies can be quite strong. E in questa pratica della compassione dobbiamo prestare attenzione, procedere con cautela, prestando particolarmente attenzione ai nemici vicino e lontano che possono presentarsi con una certa forza. And practically, as far as the practice is concerned, what we are more concerned about is usually the near enemy, because compassion, like metta, has these near and far enemies. Mm-hmm. In questo caso ci occupiamo particolarmente del nemico prossimo, perché come nella metta anche nella compassione c'è il nemico prossimo e quello più lontano. So the far enemy being the cruelty that I was talking about. Quindi quello lontano è la crudeltà di cui abbiamo appena parlato. And this near enemy that's very easy to slide into, being sadness or grief. E il nemico prossimo in cui è molto facile cadere è la tristezza, grief, sì. Sadness or grief? Tristezza, yeah. Pena. So the cruelty is easier to recognize, just like ill will is easier to recognize. Quindi la crudeltà è più facile da notare, così come è più facile notare la malevolenza nella pratica di metta. But it also has its subtle aspects. Ma anche essa ha degli aspetti sottili. So, for example, if we lose our patience around another person's pain. Per esempio, se perdiamo la pazienza nei confronti della sofferenza di un'altra persona. So if we're close to somebody and they have an ongoing issue over and over and over and over again, we can have what we call in English compassion fatigue. Quindi se ci troviamo ad avere una persona che ci è cara ma che è continuamente confrontata da una sofferenza ripetuta, potremmo ritrovarci a vivere quella che può essere chiamata come la fatica da compassione. Yeah. So perhaps we have a friend and they're always talking about a particular issue that they can't quite get over, and year after year after year we hear these stories. We get tired of it. Quindi abbiamo un amico, per esempio, che ha un problema di fondo che non riesce a superare, una tematica che non riesce a superare, ce ne parla anno dopo anno, alla fine non ne possiamo più. And in its more refined form, this cruelty is callousness. E in un senso più sottile la crudeltà si può manifestare come indifferenza. Exactly, indifference. It's what we often experience with this neutral category of persons. Ed è quello che viviamo spesso nei confronti della persona neutra. We just couldn't care less. Non ce ne importa. And cruelty and this callousness are really the ultimate expressions of a self-centered ego. E la crudeltà e la mancanza di sensibilità, l'indifferenza sono l'espressione di un ego autocentrato. It's that ego that just wants happiness, but seeks it to the detriment of other people in a self-centered way.
È un ego che vuole la felicità, ma la felicità anche a spese degli altri, questo in un modo egoistico. Fortunately for us, like the metta, compassion naturally arises in the absence of greed, hatred, and delusion. E fortunatamente per noi la compassione emerge naturalmente quando sono assenti l'avversione, la brama e l'illusione. So it's a matter of cultivating patience, just like with the metta practice. Quindi così come nella metta si tratta essenzialmente di coltivare la pazienza. And then that's the far enemy. And then there's the near enemy, which is this sadness, this grief. Quindi questo è il nemico lontano, il nemico vicino è questa tristezza, questa pena. And sadness and grief are also an expression of self-centered ego. E anche la sofferenza e la pena in questo senso sono l'espressione di un ego autocentrato. Because often, especially grief, it's often about me and not about them. Perché la pena, il rimpianto spesso ha a che fare con noi stessi e non piuttosto che con gli altri. I'll give you a simple kind of personal example that's up for me right now. E vorrei darvi un esempio personale che è del tutto attuale per me in questo momento. I was born and raised and lived a whole lot of my life in the Hawaiian Islands. Sono nata e ho vissuto per moltissimo tempo della mia vita alle Hawaii, nelle isole Hawaii. And it's somewhere I still go back to every year for see my dentist, see my doctor, connect with my friends, E ci both Dhamma friends and very old colleagues. E ci torno ogni anno per andare dal dentista, dal dottore, per incontrare gli amici di Dhamma e anche i colleghi di un tempo. And as you may know from the news, there's been a volcanic eruption it's been ongoing for decades, but it's become quite dramatic in the last month. Forse avete letto nelle notizie che c'è stata l'eruzione, è in corso l'eruzione di un vulcano che peraltro è attivo da molti anni, ma che nell'ultimo mese si è manifestato in modo drammatico. And we live with volcanoes. We know, well, okay, this is temporary, this land, it doesn't belong to us, but that can be a head state. The heart state, when beloved landscapes are getting eaten up and our old house disappears under lava, we haven't lived in it for almost half a century, but it's gone now. There's a real deep sadness that can come in. E quello che accade è che noi siamo abituati a convivere con i vulcani, sappiamo che questa terra non c'è data per sempre, però quando accade che la lava si mangia quella che è stata la nostra casa di un tempo, una casa molto amata in cui forse non viviamo magari da anni, ma che comunque c'è molto cara, questo porta molta tristezza. And this has been happening actually to me as I'm being fed information about this current eruption, and it's just in the last 48 hours eaten a very special piece of landscape that means a lot to me from when I was a baby and growing up, and it's gone. E mi è stato riferito proprio negli ultime 48 ore che questa colata lavica ha travolto, ha mangiato un pezzo di paesaggio, una zona di territorio di paesaggio che mi era particolarmente cara dalla mia infanzia. And a friend and I have been going back and forth with these little messages. Oh, I have a hole in my heart. We're all feeling a little, ooh. But what's so interesting to me is I notice how it's all about me and my identity.
E quindi in questi giorni ci siamo scambiati dei messaggi con un mio amico in cui ci scambiamo questa sofferenza, questo buco nel cuore che si è venuto a creare, e quello che ho notato è che tutto questo, almeno appunto per quanto mi riguarda, ha proprio a che fare con me, con il mio io. I've lost nothing. In realtà io non ho perso nulla. Lots and lots of people have lost their houses, everything they own, all their memories. But it's like, oh, it's all about me and what I've lost. You know, noticing my own sadness is more about me than opening to the totality of this. E riflettevo sul fatto che poi in realtà ci sono tantissime persone che hanno perso veramente le loro case, i loro beni, i loro ricordi, e invece nel mio caso è soltanto un pezzo della mia identità. Riguarda questa mia sofferenza, si confina appunto a me stesso e non riesce ad aprirsi invece ad abbracciare la sofferenza degli altri. Likewise, when somebody dies, we can have a similar experience. E che possiamo avere un'esperienza simile quando qualcuno muore. The grief over the death of somebody we love is not often about the person who has died, because in many cases they're released from their suffering. It's all about, it's about us and how we'll miss them and how it's more wrapped around our own experience of loss and the resistance to that than about the person itself who has died. E spesso appunto quando muore una persona la nostra sofferenza non riguarda tanto quella persona stessa, che peraltro spesso è stata sollevata da uno stato magari anche di sofferenza, ma riguarda tutti i pensieri e le emozioni rispetto al nostro senso di mancanza, di perdita, è tutto centrato su noi stessi. So there are really two possibilities when faced with pain, when faced with loss. E ci sono due possibilità, abbiamo due possibilità quando siamo confrontati dalla pena e da una perdita. So the first is to close into our little ego selves, like one of those giant clams, just boom. E una possibilità è quella di rinchiuderci nel nostro ego, nel nostro piccolo ego ristretto, come uno di quei granchi che si rinchiudono, si rinchiudono nella propria corazza. And to cultivate this kind of indifference coltivando to the other. Coltivando questa sorta di indifferenza nei confronti dell'altro o degli altri. The other is to use that same suffering to open out. E l'altra possibilità è quella di usare quella stessa sofferenza per aprirsi verso l'esterno. And it's so common, we all do this, that sometimes when we're dealing with a lot of heavy emotion or difficult mind states, we tend to do that closing. Ed è esperienza comune che quando ci troviamo a confrontarci con degli stati mentali difficili o delle emozioni forti, spesso tendiamo a rinchiuderci in noi stessi. We get so involved with our own suffering and the experience of that and the difficulty of that we lose the perspective about the rest of the world. Siamo così coinvolti nella nostra sofferenza, nel nostro dolore, che perdiamo la prospettiva rispetto al resto dell'esistenza. We lose the perspective of the other people in our lives. We lose the perspective of the fact that good things are still happening in the world. This suffering isn't everything. E perdiamo la prospettiva rispetto anche alle altre persone e anche rispetto al fatto che in realtà possono continuare a esserci delle cose belle e che il mondo non finisce in questo nostro piccolo dolore. So this is something people do, all of us do,
at some time or another. It's not something to kick yourself about, but it's just something to notice if you begin to do this. È qualcosa che prima o poi può accadere ad ognuno di noi, e non si tratta di sentirci in colpa per questo, si tratta però, quando ce ne accorgiamo, intanto di notarlo e di notare se quello che stiamo facendo è proprio questa rinchiuderci. And really the little thing to pay attention to, that's the little red flag that tells you something's up, is any form of identification with this state. E la bandierina che ci segnala questa situazione è il livello di identificazione che abbiamo con questa condizione, con questo stato. So if you're dealing with a heavy mind state, some difficult emotion, Quindi se siete confrontati con uno stato emotivo molto difficile, say for example fear, per esempio una paura, if you're just with that fear as you cultivate the metta, and it's just there as a neutral mind state, that's one thing. quindi una cosa è se in presenza della paura, quando coltivate la metta, la vivete come uno stato con una sua neutralità, diciamo, And that's one kind of experience. e può essere un tipo di esperienza. But of course, often what happens, it becomes my fear. Ma quello che succede spesso è che diventa la mia paura. And that's an entirely different experience. E questa è una esperienza completamente diversa. That can be quite subtle. E può essere qualcosa di sottile. It's, the subtle form of that is just the perception in the background of, oh, this is my fear, this is something familiar, this is something that always happens. E può esserci sotto sotto questo pensiero, questa sensazione, ecco, questo sto provando di nuovo, questa paura, questo qualcosa che io conosco, è la mia paura. Or that identification can be more coarse, more obvious. Oppure questa identificazione può essere ancora più evidente, più palese. So, for example, we can spin on thoughts about this is the way I am, this is my core identity, this is my core issue. We tell stories about ourselves and our fear and how, oh yes, I have to resolve my fear. And we go on and on and on, wrapping our identity around this simple mind state. Oppure possiamo trovarci a elaborare e a pensare ossessivamente su questo stato di paura, in questo caso pensando, ecco, questa è la mia paura, questo è il mio problema, un problema che conosco da sempre, devo trovare il modo di affrontarlo, dovrò trovare il sistema per elaborarlo, e quindi ci troviamo a avvolgerci, a intorcinarci intorno a questo che in fondo è solo uno stato mentale. And when there's this strong identification, or even a subtle identification, E quando c'è questa identificazione, sia che sia forte, sia che sia anche molto sottile, it makes it extraordinarily difficult for us to access the capacity to just be with that as a simple mind state, because it's much more painful. È estremamente difficile che noi si possa trovare la via per vivere questa sofferenza come un semplice stato mentale, perché è estremamente doloroso. In the Buddhist texts, in the primary texts, there's a trope, a phrase that appears again and again and again and again in describing dukkha. Nei testi antichi c'è una frase che si ripete più e più volte, che descrive un modo per descrivere dukkha. There's the basic unpleasant sense contact.
C'è il contatto sensoriale, il contatto di base sensoriale, which comes with what's called a Vedana, a feeling tone of unpleasant. che arriva con un Vedana, cioè una tonalità affettiva dolorosa, negativa. And this Vedana is a very simple experience. E questo Vedana è un'esperienza molto semplice. But then this description that arises again and again in the texts is what happens when we identify with this Vedana and then wrap ourselves around it. E c'è una descrizione che viene ripetuta molto spesso nei testi di quello che facciamo quando ci identifichiamo, quando veniamo profondamente coinvolti da questo stato di Vedana. And it turns into sorrow, lamentation, pain, grief and despair. Che si trasforma in tristezza, sofferenza, pena, lamento, disperazione. So this identification magnifies the pain of whatever is already happening in our experience and turns it into something much bigger. Quindi è questa identificazione che ingigantisce questa sofferenza rendendola ancora più grande. And if we don't have the capacity to rest with this pain in ourselves or someone else, there are a number of things that we do just as habit. E se non siamo in grado di dimorare, di fermarci in questa sofferenza, che sia la nostra o di qualcun altro, a quel punto troviamo delle vie di uscita piuttosto comuni. And we have these habits of making distance. Quindi abbiamo l'abitudine, per esempio, di prendere distanza. And they're all basically resistance. E sono tutte queste modalità una forma di resistenza. And as you know from what I was saying yesterday about wise attention, resistance feeds unwholesome mind states. E come ho detto ieri a proposito dell'attenzione saggia, la resistenza alimenta gli stati mentali non salutari. So we have these habits that we're using to try to create distance, but they actually magnify the pain. Quindi sono proprio queste abitudini, queste modalità abitudinarie che per prendere distanza a causa della nostra resistenza, che in realtà non fanno che ingigantire la sofferenza. The first thing we do is we simply leave. La prima cosa che facciamo, per esempio, è semplicemente ce ne andiamo. Either physically or energetically. Ce ne andiamo, ci allontaniamo sia fisicamente oppure a livello energeticamente. And when we do this inside, when we're dealing with our own pain inside, this manifests as suppression. E quando questo accade nei confronti della nostra sofferenza, questo si manifesta come soppressione. Or we can try to figure it out. O cerchiamo di capire la situazione. We try to fix it. Cerchiamo di aggiustarla. So this can manifest as a restlessness, thinking about it over and over again, trying to process it, figure it out, write it down. E questo si può manifestare con uno stato di irrequietezza in cui magari ci riflettiamo sopra, ci pensiamo ripetutamente, scriviamo delle possibili soluzioni. This is one reason we tell people to write very little when they're on retreat. È per questo che diciamo alle persone di scrivere poco mentre sono in ritiro. Because too much journaling about something is actually this trying to figure it out, and it actually builds it. Perché questo scrivere continuamente le note, il diario di quello che ci sta accadendo, in realtà è un modo per cercare di capire quello che sta succedendo e in realtà ampliarlo. And then when dealing with the pain of other people,
not so much dealing with our own pain, but dealing with other people's pain. E per esempio rispetto al modo in cui noi ci si confronta con la sofferenza degli altri piuttosto che con la nostra, a way of creating distance is to immediately start telling them our story about that same sort of thing, rather than just letting theirs in. Un modo in cui a volte ci relazioniamo con la persona sofferente è quella di cominciare immediatamente a raccontare come anche noi abbiamo vissuto, stiamo vivendo la stessa situazione. E questo è un modo per creare una distanza invece di semplicemente aprirci all'ascolto. So in this metta practice, when we are confronted by pain, we need to be able to develop the capacity to be with that with an open, compassionate heart. Quindi se durante la pratica di metta ci confrontiamo con della sofferenza, dobbiamo trovare il modo di relazionarci ad essa con un cuore aperto. And a lot of that development just means noticing when we're doing one of these things to avoid or distance ourselves from it. E quello che questo può voler dire è semplicemente prestare cura, accorgerci se stiamo prendendo distanza in uno dei modi di cui ho appena parlato. Noticing these habits of heart that the ego creates to try to give us space. Notando queste abitudini che il cuore può avere per prendere le distanze. But which actually magnify the problem. Ma che in realtà non fa altro che ingigantire il problema e la sofferenza. And this is why we say, well, I'm sorry, but the answer is simple patience. Ed è per questo che purtroppo dobbiamo semplicemente dirvi che l'unica vera risposta è avere pazienza. Because the capacity to be with pain is developed by being with pain. Perché la capacità di stare con la sofferenza si sviluppa stando con la sofferenza. This is why these categories start easy. È per questo che queste categorie cominciano con quella considerata facile. The Dalai Lama has a very lovely way of putting it. E il Dalai Lama ha un modo molto bello per descrivere tutto ciò. People would like to be able to take a pill that makes them immediately feel peaceful. Le persone vorrebbero poter prendere una pillola che permette loro di sentirsi immediatamente in pace. This is impossible. Questo è impossibile. One must develop the mind over time and cultivate mental immunity. Occorre sviluppare nel tempo, coltivando la mente, in modo da sviluppare un'immunità mentale. Often, people ask me for the quickest and best solution to a problem. Spesso le persone mi chiedono quale possa essere la risposta e la soluzione più rapida e veloce a un loro problema o a un problema. This is also impossible. Anche questo è impossibile. You can have the quickest or you can have the best solution, but not both. Puoi avere quella più rapida, puoi avere la migliore, ma non tutte e due insieme. The best solution to our suffering is mental immunity. La migliore soluzione per la nostra sofferenza è un'immunità mentale. But it takes time to develop. Ma richiede tempo perché la si possa sviluppare. Part of me, and I wouldn't be surprised if some of you are not thinking, oh, great. You know, this patience requires a lot of us. And we're so impatient. We just want to be through with this. But this is impossible. It takes time.
So che forse molti di voi o alcuni di voi potrebbero essere delusi, diciamo, da questo, ma purtroppo la pazienza richiede tempo perché la si possa sviluppare. And we only develop this mental immunity when we have the direct connection with our own suffering or the suffering of others. E questa immunità mentale la si ottiene soltanto quando si ha un contatto diretto con la nostra sofferenza oppure con la sofferenza di un altro. And when we do the practice by trial and error, we learn how to manage difficult mind states. E nella pratica è proprio attraverso tentativi ed errori che man mano si impara ad affrontare gli stati mentali difficili. And how to be with very difficult situations without getting too stuck in them. E anche come stare con delle situazioni difficili senza rimanervi incastrati, rimanervi bloccati. And we learn how when destructive emotions arise, we learn how to be with them without drowning in them. E quando emergono delle emozioni distruttive, impariamo a stare con esse senza farcene travolgere. And so we need this careful attention I was mentioning last night. E quindi abbiamo bisogno di quella attenzione vigile per poterle gestire. The careful attention that guides the mind to cultivating the wholesome and avoiding the unwholesome. Quell'attenzione vigile e attenta che ci porta a coltivare ciò che è salutare piuttosto che ciò che non lo è. And compassion has as its proximate cause the experience of suffering in ourself and another. E la compassione ha come la sua causa prossima la sofferenza in noi stessi e negli altri, la percezione della sofferenza in noi stessi e negli altri. This is what gives that experience meaning. Ed è questo che dà un significato a questa esperienza. When we can meet our own experience with compassion, with a willingness to be with it and a kindness about it. Quando siamo in grado di vivere la nostra sofferenza con compassione e con la disponibilità a starci, this is what gives us that mental immunity. This is what allows us to develop that mental immunity. è questo che ci permette poi di sviluppare e di avere infine questa immunità mentale. So we can hold our own pain without going off the edge with it. Quindi essendo in grado di sopportare la nostra sofferenza e la nostra pena senza farcene travolgere. And when we touch our own pain in this willing way, E quando tocchiamo la nostra sofferenza con questa disponibilità, it allows us to more easily connect with the pain of others. questo ci permette di collegarci più facilmente, di connetterci più facilmente con la sofferenza degli altri. So by cultivating this compassion, we come out of this small, self-centered space. Quindi coltivando questa compassione usciamo da questo spazio ristretto e autocentrato. As we develop the ability to be with our pain, with this patience, we can more easily open to the pain of others. E man mano che siamo in grado di stare più facilmente con la nostra sofferenza, siamo anche in grado di confrontarci con la sofferenza degli altri. And this doesn't magnify the experience of difficulty. Usually, this makes it easier to be with our own pain.
senza che questo ingigantisca l'esperienza, permettendoci dunque di stare più facilmente con la nostra sofferenza. Because we connect with each other as a common member of, humanity. Everybody carries their own burden of pain in this world. Perché entriamo in relazione con gli altri comprendendo dunque che questa sofferenza è universale, generale, e che ognuno di noi porta il proprio fardello di sofferenze. And the understanding of that makes it much easier to come out of that little bubble of, oh, it's all about me. E questa comprensione fa sì che noi si possa uscire da questa bolla in cui tutto si riferisce soltanto a noi stessi. Because, as I said when I was starting to talk about dukkha, a life without dukkha is impossible. Perché, come ho detto all'inizio, una vita senza dukkha è impossibile. And with a heart of empathy, we can understand, oh, just as I am suffering, so are others. E con un cuore empatico possiamo sentire, così come sto soffrendo io, soffrono anche gli altri. And when we get it that we're not the only ones dealing with pain, the heart just opens. E quando finalmente comprendiamo che la sofferenza non riguarda solo noi stessi, a quel punto il cuore è in grado di aprirsi. And it's an opening that understands how much we have in common with each other. Ed è questa apertura, attraverso questa apertura comprendiamo quanto abbiamo in comune gli uni con gli altri. So if we take this experience of pain as an opportunity to open, quindi se prendiamo questa esperienza della sofferenza come un'opportunità perché noi ci si possa aprire, this gives that experience such deep meaning. Questo conferisce a quell'esperienza una grande profondità. And makes the world a much bigger place. Rendendo il mondo un luogo molto più vasto. This takes courage. Questo richiede coraggio. But we all have that seed of courage. Ma tutti noi abbiamo in noi questo seme, il seme di questo coraggio. And I think it's so interesting that the word courage in English comes from the same root as the word for heart. È interessante, trovo molto interessante che in inglese la parola coraggio nasce dalla stessa radice della parola cuore, coraggio, cuore, anche in italiano. And so the Dalai Lama says this again very beautifully. E di nuovo il Dalai Lama dice in modo molto bello. He says, courage is indeed the triumph of our heart's love and commitment. Can you say it again? Okay. Courage is the triumph il cuore, of our heart's love and commitment. Il cuore è il trionfo dell'impegno e del coraggio del cuore. Over the ego's murmurings to keep us safe. Al di fuori del mormorio del nostro ego che vuole tenerci al sicuro. And courage is not the absence of fear. E coraggio non vuol dire assenza di paura, but the ability to be in spite of it. Ma la capacità di stare nonostante la paura stessa. May I be well, happy and peaceful anyway. This is courage. Che io possa stare bene, essere felice e in pace comunque, questo è coraggio. And there's much to say. I'm going to stop there because I just noticed what time it is. Ci sarebbe tanto altro da dire, ma mi fermerò qui perché ho appena notato l'ora che abbiamo fatto. But thank you for your
kind attention, for your dedicated, courageous practice today. E vi ringrazio per la vostra attenzione e anche per il vostro coraggio e il vostro impegno nella vostra pratica di oggi.